We've all spent vacations in Italy. Venice, Rome, the beaches, the churches, the food. Okay, it's a bit of a cliche to say, but across the Alps from France, it's still a magical place. I've been going there for 30 years, ever since I met a group of Italians at a vacation club. Back in those days, we wore our sunglasses in our hair. We added O's and A's to every word to make ourselves understood, until I decided to really learn Italian. I studied history in Verona. I worked as a bartender on Lake Garda. And finally, I worked as a sports journalist. I fell in love with the country across the Alps. But nowadays, I barely recognize the Italy that I loved so much. He has hypnotized, captivated, and enchanted them. The Italians have chosen their new leader, Matteo Salvini. He was elected on March 7, 2018, thanks to a coalition with the Five Star Movement. Salvini has Italy at his feet. Matteo! Matteo! Despite the fact that there are two people who share the role of Prime Minister, Luigi Di Maio is no longer part of the official picture. In barely 1 year, Salvini's party, known as the League, went from 17% to 30% of votes in the last regional elections. Salvini is advancing as fast as a Ferrari. Salvini's nickname is Il Capitano, the captain. His method is to speak with no filter. Continuo a fare il ministro e vado avanti come un treno senza avere paura di niente e di nessuno. With this young 40-something from Milan, you can forget about the polite forms of address used by the political pros. Matteo shoots from the hip. His preferred themes are migrants, the Italian political left, Europe, Merkel, and even Macron. Everyone gets raked across the coals. Lezioni di bontà e generosità non le prendiamo da nessuno, men che meno dal signor Macron. Populist, racist, and even fascist. That's how this friend of Marine Le Pen is depicted outside of Italy. In his own country, his detractors have trouble making themselves heard over the 78% of Italians who support his policy on immigration. Up until now, I'd always understood the people who had been my friends for 30 years. There were sensitive topics like Mussolini, immigration, Zinedine Zidane's headbutt, but when it comes to Salvini, I find it hard to understand. Quando gioco a calcetto mi stiro dopo 3 minuti, quindi preferisco fare il ministro dell'interno e rispedire a casa loro un po' di clandestini. Questo mi riesce meglio. So I rented a car and went to meet some of these Italians so they could tell me why they voted for Salvini. We stopped to speak with an entrepreneur in Verona. Lui è un francese, ti leva le rughe, lo usano anche i tuoi colleghi della TV. A traditional Catholic. Dio, patria, famiglia. And then a lawyer in the La Marche region, a young student in Bologna, and a metal worker. Io ho votato Salvini perché sono andato a sentirlo a Bologna. A senator who's close to Salvini. Il vero razzismo, cioè la clandestinità. And finally, olive oil producers in the Naples region. Sarà discutibile il metodo che sta utilizzando, ma il risultato lo ha raggiunto. 1,250 miles from north to south in Matteo Salvini's Italy, the brat who makes Europe shake in its boots. My adoptive city, Verona, the capital of the Veneto region. It has all the scenes right out of a postcard. Old stones, medieval statues, and elegant women in furs. Verona is rich, very rich, an opulent region with 6% unemployment. It is rich with marble quarries, delicious wines, and thousands of small to medium businesses and industries which have made the Italian system successful. First stop, Bussolengo, to see my old friend Luca Parabollo. He was not very enthusiastic at the idea of talking about politics. Come stai, Lucio? Bene, tutto a posto. Che eleganza per il lavoro. Luca is 42. He's the head sales representative for a small cosmetics company. Ti leva le rughe, lo usano anche i tuoi colleghi della TV. Sì? Sì, perché è opacizzante contro le luci dei... Sì, è vero? Sì, è vero, è vero. There are about 10 employees, including Luca's wife, his brother-in-law, and his next-door neighbor. We start the interview, and Luca has his own theory to explain Salvini's success. Prima votavano il centro, la vecchia democrazia cristiana, ti parlo ancora degli anni '80. È venuto fuori che ci hanno strafregati, cioè proprio alla grande. Allora si sono spostati verso la sinistra, anni d'inferno,
per l'Italia, per il sud, insomma in generale, per il nord, eccetera, eccetera. Allora spostiamoci tutti verso destra, Berlusconi, nel senso centrodestra, addirittura destra, tra virgolette, estrema, Fini, ai tempi, e anche lì vengono fuori, soprattutto c'è Bossi, il vecchio Bossi, te lo ricordi? Io ce l'ho duro. Ce l'abbiamo duro. Sì, Roma ladrona. E dopo lui ha rubato più di quelli di Roma. Allora, presi da... chi voti? Chi rimane? Nel senso, rimane poco nessuno. E allora ti butti, secondo me, questa è la mia idea, o almeno io ho fatto così, ti butti su chi al momento sembra avere le idee meno peggio. E tu cosa votavi prima? Allora, io ho fatto diversi anni in cui non votavo niente, annullavo la scheda. Facevo una X grande su tutta la scheda. Luca is a bit cynical, and yet on March 7th, 2018, he cast his ballot for Salvini. Io ti dico la verità, non perché condivido in pieno le idee o come si dice, il programma politico di questi, però per dare un po' un tentativo di, sì, un calcione, un tentativo di proviamo a vedere se questi, una volta, se ne trovo uno che quello che dice fa. For Luca, as for many entrepreneurs, the problem is the burden on businesses, which according to him keep him from hiring. It's an opinion that Stefano, another friend from our group, shares. He has also started a cosmetics brand. Ma dal punto di vista lavorativo ci aspettiamo una detassazione per quanto riguarda le imprese, più che altro, e soprattutto per quanto riguarda l'assunzione di personale. Sì, qual problema sono le tasse? Il problema sono le tasse, assolutamente. E quindi magari un modello di tasse come la Polonia. Perché com'è il Polonia? C'è una flat tax con il 15% o il 19%, mentre in Italia superiamo il 67% nella somma totale delle tasse. It was one of Salvini's campaign promises, a flat tax, a single-rate income tax for individuals, but also for businesses, a rate that could be capped at 25% of revenue. Some people feel it would benefit the wealthy. Ragazzi, funziona così in tutto il mondo. Se i soldi li facciamo scappare all'estero, se le aziende le facciamo scappare all'estero, se puniamo chi ha un bel negozio, chi ha una bella giacca, chi ha una bella macchina, questi vanno all'estero, comprano all'estero, spendono all'estero e quindi lavorano all'estero. This is what convinced Luca and Stefano, who hoped that this policy would come into effect very quickly. With Salvini, it's about politics à la carte. Tailor-made, pleasing everyone, even some of the most conservative voters. A building from another time in a neighborhood in Verona. Siamo cattolici tradizionalisti e quindi la lex orandi è la lex credendi. Lo dico in latino così possono capire un po' tutti. Matteo Castagna created Christus Rex, an association with roughly 50 members, including his wife and some friends. Their fight is against abortion and all those who support the practice, which they consider immoral. Hanno voluto ormai far credere che sia una pratica normalissima, che sia se uno decide di non volere un figlio, vabbè, cosa facciamo? Lo buttiamo via, perché tanto non è una vita, perché per loro hanno deciso per loro, il mondo moderno intendo, hanno deciso che la vita avviene con la nascita, ormai neanche quello, invece per noi cattolici tradizionalisti avviene nel momento in cui c'è il concepimento, e lì nasce la vita. Matteo and his wife brought their fight against abortion to the streets of Verona. They organized protests. A few months ago, faced with these religious zealots, Verona's city council gave in. Nel mese di ottobre del 2018, un consigliere comunale che conosciamo, Alberto Zelger, è stato il primo firmatario, assieme ad altri consiglieri comunali, in particolar modo della Lega, di una mozione che chiede al comune che ha chiesto al comune di Verona di nominare Verona città della vita e di sostenere delle associazioni, due in particolare, con contributi economici, le quali lavorano per scoraggiare le donne ad abortire. A victory that led Matteo Castagna all the way to the Chamber of Deputies last January, because Matteo and his friends from Christus found support in Salvini's government. Notably,
in the person of Lorenzo Fontana, Minister for Family. Il ministro alla famiglia è il ministro Lorenzo Fontana, è veronese. Non sapevo mica. Sì, è nato pochi metri da qui e che appunto è pro famiglia e contro l'aborto ovviamente e quindi già per noi è stato non dico un miracolo, ma avere un ministro della famiglia pro famiglia, perché fino adesso non c'è mai stato, e è una soddisfazione. Fontana is one of their own. This is what he said when taking office. Gay families don't exist. Now let's have more families and fewer abortions. L'impronta che lui sta dando al Ministero sembra almeno che da un punto di vista culturale soffi un'aria differente in Italia. By appointing Fontana to the government, Salvini has sent a strong message about his vision for Italian society. Per chi ci crede che il buon Dio ce la mandi buona e ci dia una mano, ieri anche il Papa ha detto una cosa rivoluzionaria, che la famiglia è fondata sull'unione di un uomo e di una donna e che il bambino ha bisogno della mamma e del papà. Ringrazio Sua Santità Papa Francesco che ha ribadito quello che è giusto. At least it's clear. I dare to ask one last question before leaving our friends from Christus Rex. Avete figli e figlie? No. No. E lei signora? E forse è proprio per questo che sentiamo Di più e crediamo ancora di più nella scintilla della vita. Birth rates are a big problem in Italy. With only 1.3 babies for each woman, the country has aged a lot. Salvini promises to give it a nice facelift. To get his message across, Salvini speaks directly to his voters on social media. Berlusconi had television. With Salvini, it's Facebook. With nearly 3.5 million fans, Il Capitano is the most followed European politician on Facebook. He posts between 5 and 6 times a day, and like a good friend, Matteo puts everything on display. His passion for cats, for AC Milan, for campaign speeches, the best of his TV appearances, what he eats, and some montages that he knows the secret to. Matteo's a real geek. We're back on the road heading south towards the Adriatic coast and the region of La Marche. To Senigallia, a seaside resort between Rimini and Riccione. It's like a scene from a Fellini film. In summer, you have to fight to put your towel down on its beaches. Today, we hardly run into anyone except retirees. The young people are elsewhere. Andare prima la copia della desenza, non è che non te lo puoi inventare. Lui aveva fatto in Italia purtroppo è molto sentito quello delle anche in Francia. Quando vieni presa in tutti e due i polsi per liberarti si apre come si dà un calcio nella pancia, poi il braccio sinistro prende il suo braccio e si gira, qua teoricamente c'è anche una leva e lui gira con me fin quando io decido di rigirarlo e c'è un'altra leva stavolta al polso e che lo ritrovo qui. This is the owner of the Jiu-Jitsu Club, Roberto Paradisi, a well-known lawyer in the region. A few months ago, Roberto had an idea to come to the aid of all those in Italy who had been victims of violence and wanted to learn how to defend themselves. He created his association with a network of martial arts clubs throughout Italy. Questo a Perugia, ce l'hanno fatto a Perugia. Okay. C'è un asse Senigallia-Perugia questo progetto, perché Lombardia, chi c'è in Lombardia che ha aderito, e qui ci sono le varie palestre lombarde che hanno aderito, tra Milano, Cerro Allambro, Pavia, Arese. It's surprising, but to sign up for his association, you have to have been attacked. A Milano ha aderito una ragazza, proprio in questi giorni, ha aderito una ragazza che ci ha detto di essere stata rapinata per 2 volte, una volta in treno, e ha avuto molta paura fisica, una ragazza giovane, una ragazza di 26-27 anni,
e ci ha chiesto la nostra protezione, ha chiesto di entrare nella protezione della rete. In addition to self-defense classes, the association also offers legal aid at reasonable prices for those who want to undertake legal proceedings. La cosa per me più difficile è intraprendere un percorso psicologico di recupero. Io voglio questo, voglio che le ragazze sappiano che è possibile, che ci si può rialzare la testa anche dopo un dramma di quelle proporzioni. Fighting for what is known as legitimate defense has been Paradisi's obsession ever since he defended a young Italian who was attacked in his home by his fiance's ex-boyfriend. L'aggressore a un certo punto ha un momento di ripensamento, sale fino al quarto piano, si lancia di sotto, si suicida e muore. Cosa è successo? È successo che il ragazzo che eroicamente ha difeso se stesso e la sua amica e l'ha salvata da una morte quasi certa è stato indagato. Ma il nostro ordinamento prevede che l'azione penale è obbligatoria e che la legittima difesa non è un diritto, e da qui che parlavo, bisogna che torni ad essere diritto, ma è una scriminante, si chiama, cioè è un caso di non punibilità. E quindi, se è una concessione dello Stato e non è un diritto, io intanto ti indago. Il pubblico ministero ha dovuto indagarlo e per oltre un anno questo ragazzo è stato sotto inchiesta. But since March 28, 2019, that is no longer the case. Salvini is proud as a peacock because he got his law passed, as he promised during his campaign. From now on, under legitimate defense, anyone who is attacked at home and defends themselves will no longer be prosecuted. Perché la legittima difesa dovrebbe dar fastidio a qualcuno? Io non voglio che gli italiani vadano in giro armati di pistola e se uno gli frega il parcheggio o posteggia in seconda fila ti fai un regolamento di conti col Kalashnikov. Ma non voglio neanche, come è accaduto troppe volte, che se un delinquente, un rapinatore, uno stupratore entra mascherato e armato in casa o in negozio di qualcuno, io non posso difendermi prima di aver capito quanto male mi vuole fare questo tizio. Io penso che a casa degli italiani la legittima difesa sia un diritto per tutti. But defend oneself against whom? Crime rates are going down all across Italy, which Paradisi disputes. Che c'è un lieve calo della criminalità, perché c'è un lieve calo delle denunce. Il lieve calo delle denunce non va confuso con il calo della criminalità. Guardi, negli ultimi 4 mesi, qui, in questo studio, nell'androne sotto, ultimo fatto ieri pomeriggio, ci hanno rubato 2 biciclette. Una mia bicicletta da corsa, a cui andavo, una bicicletta anche abbastanza costosa, con cui andavo la domenica a farmi le mie scampagnate, una bicicletta di una mia collaboratrice, qui entrano indisturbati nell'androne, segano le catene e si portano via le biciclette. Denunce che non abbiamo nemmeno fatto. Chi ce le ritrova le nostre biciclette? This bicycle theft might deserve to be repaid with a shower of buckshot. Paradisi's advocacy group worked. He received the support of Salvini in 2014 during the municipal elections. The left won, but that was 2 years ago, an eternity. Since then, many municipalities, even some of the most difficult to win, have fallen into the hands of Matteo Salvini's league. A Siberia-like landscape 3 hours from the Adriatic coast. Immaculate plains as far as the eye can see. Emilia-Romagna, the historic stronghold of the Italian left. This morning, people are chatting in the town of Senigallia, Bolognese. Siete mica tedeschi, eh? No, siamo francesi. Oddio. Da dove? Perché? Siamo francesi. Qual è il problema? Hanno portato di qua degli extracomunitari. Faccio vedere un filmino di Macron. C'è ma qual è il problema? No, ascolta pure. È francese, no? Sì, è francese. Grande. It's not the best taste, but people here like to make fun of the situation in France. And there's another person who shares this opinion, the mayor, Giuseppe Vincenelli. He had us visit the little 18th century theater which adjoins his office. And above all, he remembers the day when he took over Senigallia's City Hall from the left. Sì, perché qui ha sempre governato da 70 anni, dal dopoguerra ha sempre governato la sinistra e nel 2014, nonostante nel 2014 alle elezioni europee la sinistra andò benissimo,
Io riuscii a vincere in questo comune. Ok, con una coalizione di centrodestra. Ok, c'era Forza Italia. Forza Italia, Lega. Ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di dare una svolta. St. Agata is a war trophy for the League. To have taken a city hall in the heart of socialist country. Giuseppe will never be able to thank Matteo enough. However, he's not crazy about the French. And I got a scolding. Intanto Macron che comincia a darci terroristi che hanno ucciso delle persone che sono in Francia e devono scontare delle pene per omicidio e non ce le date indietro. Cominci a fare questo, che sarebbe una cosa al di là di tutto una forma di giustizia nei confronti delle vittime. Salvini succeeded where his predecessors had failed. He got Cesare Battisti returned to Italy, a former member of the Armed Proletarians for Communism. He was convicted in absentia for the murder of 4 people and was welcomed at the airport in Rome last January 14th by Salvini, who was wearing a police jacket. Obviously, it was broadcast live on Facebook. 37 anni di attesa per vedere questo balordo che peraltro mi sembrava fosse sogghignante con i morti che ha sulle spalle. Però una bella soddisfazione e un ringraziamento alle forze dell'ordine grazie al quale è stato possibile tutto ciò. Ha un cambiato clima politico evidentemente in Brasile, in Italia, negli Stati Uniti, fortunatamente, dove chi sbaglia paga, certezza della pena, i terroristi non sono più impuniti. Salvini rejoiced. Italy's policeman-in-chief had succeeded in handcuffing this man who, after fleeing France, had taken refuge in Brazil. Until Brazil's new president, Bolsonaro, turned him over to his friend Salvini. But other former members of the Red Brigades are still taking refuge in France, which irritates the mayor of Sant'Agata. No, ce ne sono tanti altri. Battista e me l'abbiamo preso, nonostante sia stato coperto per anni in Francia. Ce ne sono tanti che abitano in Francia. Okay. Il governo italiano ha fatto richieste che vengano estradati e scontino in carcere per i misfatti, i crimini, gli omicidi che hanno fatto. Ma com'è possibile che siamo nel 2019, delle persone che hanno ucciso delle persone riescono a stare in Francia senza che le autorità francesi muovano un dito per restituirceli? Gli assassini vanno in galera, devono andare in galera gli assassini, ma non è possibile che nel 2019 degli assassini possono godere di un'immunità in uno Stato vicino al nostro, della comunità europea. Ma è una cosa inammissibile. Gli assassini devono andare in carcere. Ed è un esempio bruttissimo che si dà alle giovani generazioni quando uno Stato protegge degli assassini. After 37 years denying them, Battisti finally admitted his crimes a few weeks after his return to Italy. Battisti is a symbol of authority restored. Salvini flexes his muscles and Italy applauds. Even in the world of the working class here in Emilia-Romagna, home of the famous Lamborghini and its magnificent race cars. However, it's a historic stronghold of the Italian left. One of the longest-standing representatives is waiting for us in this parking lot. Ti racconto un po' la mia storia. La mia storia, io vengo dalla sinistra, cioè proprio ero dentro il Partito Socialista Italiano, cioè un partito che è stato distrutto da una classe dirigente e fatto fuori negli anni 90. Quindi io ero segretario della sezione locale del Partito Socialista Italiano. Quando è stato ucciso quel partito, per 4-5 anni non ho più votato. Maurizio, a leftist ex-union member, fought his political battles at the Fonderie de Montesoro, a factory that subcontracts for the automobile industry. It's not something out of Dickens, but the work is hard and repetitive. At 62, Maurizio expected a well-deserved retirement, but according to him, his party betrayed him. La sinistra in Italia ha votato che la gente andasse in pensione a 67 anni, senza via d'uscita. E voi invece volete che quale età? Noi adesso con la riforma già c'è una piccola possibilità, si chiama quota 100, di uscire a 62 anni. Io ho 62 anni, ho lavorato 31 anni in fonderia, 31 anni, non un giorno, 31 anni. Quindi so cosa vuol dire, cioè mia pelle porta i segni della fonderia, forse anche i miei polmoni, probabilmente, perché non è che è un posto, è una banca, e quindi... Once again, Salvini heard the anger of the Maurizios of Italy and drastically cut the Fornero law, the retirement reform law named after the former Minister of Labor under Matteo Renzi. With the Quota 100, which takes into account the arduousness of the job, 100,000 Italians have retired since January.
Ciao, sono Gino, ho 63 anni, sono un dipendente aeroportuale. Finalmente, dopo 42 anni di faticoso lavoro, grazie a quota 100, riesco ad andare in pensione. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato affinché ciò avvenisse. Grazie ancora. According to predictions, quota 100 will cost Italy 33 billion euros. Where Salvini is going to find the money is a mystery. Noi vogliamo uscire a un'età che è possibile avere ancora vita decente, potersi godere la pensione. 42 anni di versamenti penso che siano sufficienti a garantirsi una vita per 4-5 anni con la famiglia. Lui adesso va a fare il nonno, anch'io ho 2 nipoti. Complimenti. Io ho votato Salvini perché sono andato a sentirlo a Bologna. Quando lui è venuto a Bologna ha detto: questi sono i miei punti e io cercherò di realizzare. Tu hai pensione? Pensione, Stipendio? Stipendio, abbassare le tasse. Abbassare le tasse non è, ti spiego, abbassare le tasse è importante per uno che paga molto di tasse, ma è importante per noi. Io pago il 27% di tasse, mia moglie che lavora alle poste a dicembre con la 13ª ha pagato il 38% di tasse, non se ne può più di pagare le tasse, non abbiamo possibilità, il nostro stipendio, di fare qualche cosa, mentre negli anni 90 e fino al 2000 tu avevi una parte di stipendio che ti rimaneva, potevi mettertelo via, infatti andavi in banca, avevi risparmio. Maurizio and his friend had to cut the interview short because he had an appointment with the occupational physician. We take a little selfie as a souvenir before going our separate ways. So with quota 100, Salvini won the hearts of retirees, but he also found ways to win the hearts of young Italians. We're back in the center of Bologna. Siamo a breve al box 66 a Casalecchio di Reno per parlare di Industria 4.0 e start-up, prospettive che si sono create grazie all'ultima manovra finanziaria. Vi aspettiamo, a tra poco. So you think he'd been doing this all his life? At only 20 years old, Niccolò Malosi runs the Lega Giovanni, the youth branch of the league in Emilia-Romagna. And when you're 20, you campaign on Instagram. Cerchiamo di rimanere aggiornati, questa per esempio è una mia ultima intervista fatta a un giornale tedesco, qui ci sono tutte le attività che facciamo, qui abbiamo la foto del nostro candidato sindaco dei giovani Luca Vecchiettini e poi ecco cerchiamo con questa pagina di mantenere contatto rispetto ai tanti ragazzi che magari non possono seguirci in maniera, come posso dire, fisica, ma ci seguono in maniera virtuale. Off camera, Niccolò is a brilliant engineering student and a young man like any other, always ready to joke around, except when you hand him a microphone. Però se ridi non va bene, sali. No, e quindi la situazione italiana è questo, più ragazze per tutte è il nostro programma elettorale. Perfetto. Ok, questo magari non l'ho pubblicato. Grazie. Before answering my question about Salvini, Niccolò just wanted to check one last thing. Ci buttiamo lì in un portico, non sotto la pioggia. I miei capelli sono a posto, sì? Sicuramente le battaglie che ha portato avanti Matteo Salvini, una figura giovane, una figura che ha dato tanto agli italiani, che soprattutto è vicino alle problematiche degli italiani, una persona coerente, giovane e competente, ha attirato verso di sé molte persone, molto consenso. Credo che siamo nell'epoca storica in cui sia finita la questione destra o sinistra, sopra o sotto. C'è una parte che si chiama buonsenso e dall'altro il globalismo più sfrenato. Like a seasoned politician, he offers the film crew a coffee. Tutti caffè? 4 caffè. 3 caffè e un deca. But in Bologna, the red, Salvini isn't universally liked. No, come persona va bene, se uno mi chiede a me cosa penso, bene, però che ci siano le immagini del locale associati a Salvini, assolutamente no. In Bologna, Salvini is worrisome because under the archways of this magnificent city, the League is gobbling up terrain, one voter at a time thanks to little soldiers like Niccolò. His devotion to the League started 4 years ago when he ran into Matteo Salvini by chance on vacation at the seaside. A simple conversation he had, dressed in shorts, became a political commitment.
Appointed head of the Youth League, he learned the business and had to relate to the media. Loro hanno un nuovo modo di fare le interviste che è una roba pazzesca, bella ma difficilissima. Loro... in francese? No, per l'amore, in italiano si mettono così, esatto, già tanto, si mettono così, tu cammini e loro ti corrono dietro, cioè tu devi camminare e parlare, è una roba... No, infatti sono disfatto. Yes, you've got to learn the hard way. However, in terms of organization, there's nothing to add. Ma ci sono solo maschi, eh? No, arrivano le ragazze, non penso che arrivano. Yes, in Salvini's league, women have trouble making a place for themselves. This evening, Niccolò and his friend Umberto have organized a little conference in the suburbs of Bologna about an Industry 4.0 concept, smart cities. About 50 participants, some very young and others not so young, have come to listen to people who work in startups talk about their experience. Abbiamo fondato io e altri 3 ragazzi Virality. Virality è una startup che produce algoritmi di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei contenuti e per la costruzione di campagne pubblicitarie di fatto. E digitale. As usual, Niccolò plays his part. Ci sono 2 idee di fondo. Da un lato abbiamo la sinistra che crede come di sviluppare l'economia italiana in un semplice modo. Importiamo nuovi immigrati, possibilmente con poche competenze professionali e difficilmente integrabili. Ecco, questo è stato il sistema che ci ha portato a questa situazione. Brain drain, the flight of young educated people. In Italy, more than 27,000 graduates left the country last year for lack of jobs. And what is Salvini doing to keep them in the country? Tax exemptions for those who invest in young startups, financial aid for innovative industries, and of course, the support of patrons like Carlo Piestra, a deputy who is close to Salvini, who has sacrificed his Friday evening to support these young people. Con la gioventù di Bologna. Ma mi aspetto di continuare a fare il lavoro che abbiamo fatto anche quando eravamo al 4%, cioè la nostra capacità di rimanere sul territorio, di continuare a dialogare con le persone, perché un'idea buona può arrivare dalle grandi elite del paese, ma anche dalle persone comuni che vivono quotidianamente certi problemi, e quindi di avere uno scambio, un interscambio noi rispetto a chi ascolta che sia positivo anche per quello che è il governo. At 10:30 p.m., the conference takes on a feel of a political meeting. Cioè, il voto è lo strumento che abbiamo, finché ce l'abbiamo dobbiamo difenderlo, è lo strumento che abbiamo per poter reagire rispetto a quanto attorno a noi sta accadendo. Ecco perché faccio un appello già adesso, perché a breve ci saranno anche, oltre alle iniziative europee, ma faccio già un appello perché non disperdiate questa arma, questa chance di poter fare la differenza, cioè per la propria regione. 20% of Italians under 25 voted for Salvini. Today, these young people are ready to take political action. 21-year-old Luca, for example, is running in May in the Pianoro municipal elections as a candidate for the League. Credo che il partito abbia bisogno di persone di cui potersi fidare e credo che il partito si possa fidare di me. Credo di conoscere bene il territorio e quindi di poter fare il bene del territorio, è quello. Quali sono le tue promesse per il tuo programma? Parlare di sicurezza, quindi di sicurezza domestica, di sicurezza stradale. Abbiamo una strada bellissima che è la Futa, che deve essere valorizzata, quindi dare valore al turismo. E devi essere ormai gessato con giacca e cravatta o no? Dovrò, mi toccherà anche quello, però sono un po' come Salvini, della felpa e la maglietta. Perché grazie. All these kids recite the same script from a perfectly learned speech, the same linguistic elements, the same themes, never any curse words or slips of the tongue. This semantic harmony must have its origin somewhere. The next day, still in Bologna, we meet up with Umberto Lamorgia. He's the one who organized yesterday's chat, and he's rather content with it. Umberto is a smart guy. He has a master's degree. He studied marketing in France and England, but he learned politics from the League. Mi hanno dato anche lo spazio e la possibilità di fare qualcosa di concreto anche a livello politico, proprio per, con le mie idee che già erano quelle, quindi io già avevo questo tipo di background, queste idee, avevo fatto anche la scuola di formazione politica della Lega, avevo seguito a Milano. È un istituto
Cos'è questo? È una scuola di formazione, diciamo, organizzata dalla Lega proprio a livello nazionale, che ogni tot insomma, almeno uno all'anno, diciamo, organizza dei corsi che possono, quello che ho seguito io per esempio impegnava per un weekend al mese per 6 mesi, quindi è un impegno, diciamo, non molto ingente. The League's political training school is Matteo Salvini's creation. Stimolare il dibattito e poi arrivare a formare gente che ambisce a governare questo paese, e quindi questo è l'obiettivo. The school, which was launched 5 years ago, trains and educates the League's advocates to be its political boots on the ground. Scuola dell'indottrinamento, ma è la scuola del confronto. The League School is the place to be. Speakers from all backgrounds vie to be there. People like Berlusconi, economists, parliamentarians, and even star journalists from RAI Broadcasting, like Bruno Vespa, who presents the biggest political show on the public network. It's a curious mix. Una concezione molto alta della politica. L'aspirazione è quella proprio di dare un indirizzo assumendosene la responsabilità. In questo corso, in questa scuola di formazione, si trattano ogni volta dei macro temi, quindi come per esempio la prima volta storia d'Italia, ma storia d'Italia, gli aspetti anche come dire, un po' cruciali, critici, che ci sono stati con il processo di unificazione e come mai l'Italia sente questo forte regionalismo e questo richiamo all'autonomia, e ti fa capire insomma proprio le ragioni storiche dell'Italia, che ha avuto un'unità molto forzata e molto tardiva. La scuola normale dove andiamo tutti insegna solamente, semplificando, che l'unità d'Italia è il bene del mondo, oppure che il federalismo europeo sarebbe la grande perfezione, eccetera eccetera. Questa è tutta la scuola della sinistra. It's history filtered through the idea of the League. At the end of training, participants receive a certificate, which is indispensable if they want to join the party, and of course, their selfie with Il Capitano. Behind Salvini the showman, there is a strategic thinker who plays the provocateur, but weaves his web behind the scenes. His masterstroke was winning over the southern Italy, the Mezzogiorno, the area of Italy that he ridiculed when he was just a deputy, and the League was known as the Northern League. Salvini the separatist dreamed of splitting Italy in two to create Padania, an autonomous province around the Golden Triangle of Milan, Turin, and Verona. Roma ladrona, Rome the thief, he chanted against the capital at the time. He claimed that those in Rome lived high on the hog at the expense of northern cities. A few years later, he's changed his tune. We're headed to Rome, the capital of Italy, and the seat of its political institutions. There's a soccer game this evening at Stadio Olimpico. Rome is hosting Matteo Salvini's favorite club, AC Milan. Il Capitano leaves no one indifferent here. Siamo venuti alla Francia, stiamo facendo un servizio su Salvini. Proprio la cosa peggiore che è successa in Italia. Okay. Salvini è la cosa peggiore. Non è stato sempre molto gentile con la gente del sud, però. Questo no. Sicuramente no, non ce lo dimentichiamo, visto che siamo del sud. Allora, perché è così popolare qui a Roma? Penso perché siamo tutti un pochino stanchi, no? Della vecchia classe politica. Della vecchia classe politica, quindi diciamo va bene. Non gli offre al ben venga, abbiamo provato tanto, proviamo un altro. Io non sono d'accordo con le sue politiche, perché è una politica troppo, non voglio dire razzista, ma ci avviciniamo al razzismo. Per cui... lui dice di no, non sono razzista. Lui dice di no, è normale che dica di no, però quello che lui fa in realtà dimostra di esserlo, o almeno purtroppo molti italiani stanno seguendo, un po' perché c'è questo fatto qua, la paura, perché lui ha creato la paura nei confronti dei neri, dei ragazzi che vengono da fuori. È un problema, perché chiaramente è un problema, perché ormai l'Africa ci sta entrando ogni giorno di più dentro, però dobbiamo essere più umani, più umanitari,
e cercare un pochettino di aiutare queste persone. Migrants are the number one issue in Italy. Matteo Salvini's stock and trade. He built his electoral base on the fear that is provoked by this ceaseless wave of lifeboats in distress landing by the thousands on Italian shores. And the city he uses to symbolize this is Lampedusa. Quando gioco a calcetto mi stiro dopo 3 minuti, quindi preferisco fare il ministro dell'interno e rispedire a casa loro un po' di clandestini. Questo mi riesce meglio. Salvini gave himself the mission of putting an end to the flow of immigrants once and for all. He doesn't hesitate to get angry with his European neighbors. He's a permanent guest on television shows to talk about the subject, and he proudly proclaims his track record. Mi sono portato i numeri sulle cose fatte. Perché di solito in politica farò. Questi sono i numeri dell'anno scorso. Raffronto 2017-2018. Grazie all'impegno mio e dell'intero governo siamo scesi di quasi 100.000 sbarchi in meno. And when Salvini was sued by the Italian justice system for having stopped a boat from landing on southern shores, naturally he called on his compatriots as witnesses, live on Facebook. Siete privilegiati, siete i primi a vederlo probabilmente. Eccoli qua. Gli atti del Tribunale di Catania, sezioni reati ministeriali. Già qua avete intuito che c'è qualcosa che ovviamente riguarda la mia persona e riguarda anche voi. Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali. Torno a essere indagato. Adesso vi leggo. Torno a essere indagato. In this particular case, Salvini was saved by his parliamentary immunity. How funny. And to justify his aggressive policies against immigrants, Matteo can count on support from an unexpected ally. Tony Iwobi, 62 years old, originally from Nigeria, made history last year. Ho segnato la storia perché sono stato il primo senatore nero della storia della Repubblica Italiana e questo mi fa onore, ma oltre all'onore è una grossa responsabilità. He arrived in Italy as a bricklayer. In 1996, Tony Iwobi became a member of the League and an active campaigner in the Bergamo region. The senator has known Salvini for a long time, so in 2014, Matteo came to him with a surprising proposition. Vedi, nel 2014 Matteo mi chiamò per affidarmi il Dipartimento dell'immigrazione della Lega Nord, dove abbiamo fatto tantissimo lavoro con il mio truppo. Lei ha detto subito sì, lo faccio senza pensarci un attimino, perché io, l'unico rappresentante di origine africana, scegliere l'immigrazione, c'è forse un rischio, un no? Assolutamente, anche perché l'ho visto come una chiamata di responsabilità, perché lo sentivo anche che qualcuno deve far capire cos'è l'immigrazione. Guarda che la Lega, te lo dico con cuore, senza mezzi termini, la Lega, almeno la Lega di Matteo Salvini, non è mai stato contro l'immigrazione in quanto tale, perché siamo consapevoli, lui stesso me lo dice, me l'ha sempre detto, che nessuno sulla faccia della terra in questo pianeta può frenare l'immigrazione, perché l'immigrazione appartiene all'uomo, l'immigrazione è nel DNA dell'uomo, ma va regolamentata ed è compito della politica regolamentarla. Quello che è venuto in questo paese in questi ultimi 7 anni dei paesi del governo di sinistra non ha nulla a che vedere con l'immigrazione che conosco io o che ho vissuto io. Io sto lottando anche per i miei concontinentali che prima o poi capiranno, perché agevolando l'immigrazione incontrollata, clandestinità, è la più grande idiosia e reato che l'uomo può commettere. I know what you're thinking. Tony is Salvini's decoy to justify his policy on immigration. Maybe. In any case, the senator takes his role very seriously. Per risolvere questo problema bisogna intervenire in 2 macro aree, cioè quelli di bloccare gli arrivi per poter concentrare
sul territorio di risolvere questo problema, perché avevano creato veramente una situazione inaccettabile. Anche per noi africani ci vergognavamo, vedendo i nostri connazionali, gli esseri umani che vengono abbandonati a loro sorte sui territori. To end the interview, we talked about soccer and the hateful messages of certain Italians toward the French team during the World Cup. For the first time, an African team has won the World Cup. But once again, Tony Iwobi evaded the question. Ho pensato di tutelare un po' il mio paese d'origine, che è la Nigeria, che alla fine ha perso. Vabbè. But there's nothing to laugh about. True, Salvini blocked the flow of migrants who were landing in Italy. But they moved on to Spain. Not to mention those who, stuck in Libya, were enslaved. Far from there, from now on, the Italians sleep peacefully. But the man who dreams of being the only prime minister has another step to take. No doubt the most difficult, reconciling with the people of Naples, with whom he has a bone of contention. He claims it was a youthful indiscretion, a different time, when he was a hot-headed campaigner for the Northern League. Naples and Salerno region are the Garden of Italy, with its agricultural plains and its thousands of greenhouses like mirrors. The region's other bounty is olive oil, made with the Rotondella variety. It's less well known than olive oil from Puglia, but it has a very particular taste. Questo è più dolce invece. Questo qua piace di più invece. Perché c'è chi lo usa dappertutto e preferisce un gusto meno aggressivo. Io preferisco l'altro. Sì, anche io. The Di Giorgio brothers took over the family business years ago and are grooming their children to take over from them. However, the industry is not flourishing. Perché una volta si faceva solo a piedi, con le mani. Sì, una volta si raccoglieva. L'ha fatto lei? Sì, no, io no. Ma però io ricordo. I giovani non vogliono fare sacrifici in campagna. Tanto è vero, in campagna scappano tutti. Perché non paga? Ma non perché non pago, perché è un lavoro molto stressante. E quindi molti sacrifici richiede, allora poi il lavoro che ci metti non lo prendi, perché ci sta assai concorrenza da fuori. Per esempio in Italia, se vuoi fare un litro di olio buono qua nella nostra zona, lo devi vendere minimo 6-7 euro. Ma per pigliare le spese, non è che chissà che ci guadagni. E poi vai nei supermercati, lo vendono a 3-4 euro, è tutto olio di importazione. E quello non lo riesce a vendere a 6-7 euro. E quindi dice, non recupera quanto ha speso. Faced with the anguish of these Neapolitan producers, Salvini has perhaps found a solution. Fare la spesa è un atto politico, perché è chiaro che lo stesso latte che viene pagato 60 centesimi in Sardegna e in Italia, in Romania viene pagato meno della metà, 30 centesimi. Quindi comprare italiano significa stare bene e aiutare i lavoratori italiani. Salvini la sta facendo la battaglia, ma ad onor del vero era una battaglia iniziata già da qualche decennio, insomma, sulla tutela delle produzioni nazionali. Il punto è che siamo riusciti ad avere le norme che stabiliscono la rintracciabilità, l'etichetta, l'origine della materia prima, ma mancano ancora i controlli. National food preferences interest the Di Giorgio brothers. Domenico deals with agricultural issues in the region for the League. He used to vote for Forza Italia and Berlusconi, but despite Salvini's taunting words, he won them over with his actions. Io penso che le battaglie che stia facendo si vedano già, insomma, sull'immigrazione è evidente che è riuscito a bloccare un flusso migratorio che invadeva l'Italia ogni anno. Oggi è una realtà, mo sarà discutibile il metodo che sta utilizzando, ma il risultato lo ha raggiunto, è indubbio.
Legittima difesa, che adesso arriverà a diventare legge, è un altro argomento che stava a cuore agli italiani, cioè non è immaginabile che uno non possa stare tranquillo a casa propria. Salvini's doctrine has been learned by heart, even in southern Italy. Last February, during Sardinia's regional elections, the League's candidate received 48% of votes. The Five-Star Movement got only 11%. All of this in barely a year. Impressive. The Salvini phenomenon and his success resonate outside of Italy. Amici della Lega, buongiorno a tutti! This was last November. The young man there, reading from his sheets of paper in halting Italian, is Jordan Bardella, who leads the list for the national rally. He was invited to speak by the Youth League, and Jordan Bardella needed no urging to take the stage, because nowadays, for all its populist political parties in Europe, the League is the example to follow. Matteo Salvini e la Lega rappresentano una speranza non solo per l'Italia, ma anche per tutta l'Europa. Dimostrate che stoppare l'immigrazione è possibile. Dimostrate che riportare la sicurezza in Italia è possibile, nelle vostre vie, nelle vostre campagne e sulle vostre spiagge. According to Jordan Bardella, Salvini's success is easy to explain. Il aime les gens, il aime la politique, il aime les gens, il aime le terrain. Ça se voit, ça se ressent. Je pense que les codes qu'il a en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que politique, ne sont pas les codes traditionnels de la classe politique, que ce soit en France ou en Italie. Et c'est ce qui plaît aux gens, c'est sa proximité avec les Italiens. L'un des objectifs aussi de Salvini est d'avoir cette espèce de grande coalition en Europe de tous les partis souverainistes qui sont attachés à ce que Salvini appelle la révolution du bon sens, ceux qui veulent défendre l'identité des peuples européens et ceux qui veulent redonner confiance aussi au peuple dans la politique. Le succès fulgurant d'un Salvini, ça vous donne des ailes, ça vous donne espoir? Salvini, c'est l'exemple que c'est possible. Voilà, c'est l'exemple que quand on veut, on peut. C'est l'exemple que lorsqu'on veut redonner le pouvoir au peuple, alors c'est possible. Voilà, et c'est l'exemple que si les peuples veulent reprendre le pouvoir, alors ils le peuvent. A little rattled, I end my journey through Salvini's Italy here. A strange journey in a country that is acting as an experimental laboratory for a new form of populism at an accelerated pace. Luca, Matteo Castagna and his wife, Mr. Paradisi, the mayor of Sant'Agata, Niccolò, Maurizio, Senator Uobi, and the Di Giorgio brothers, they all have a good reason to have voted for and supported Matteo Salvini. But the Prime Minister's outrageousness will have consequences. There's a split within Italian society. The different sides are becoming more agitated, and the worst is never far off. For example, what happened on March 21st, 2019. A bus created chaos on a highway in the suburbs of Milan. These school children you see screaming and running are coming back from hell. At 11 a.m., their bus driver, Eusenio, an Italian of Senegalese origin, tied them up along with their teachers, doused the bus with gas, and threatened to burn them alive. The police arrived just in time and saved 51 students before the bus caught fire. With his crazy act, the bus driver wanted to protest the deaths of migrants in the Mediterranean. He holds Salvini responsible, an accusation which obviously doesn't hold up. But it's a sign that something is amiss in Salvini land.